Pisellini, Vaginelle, ciao! Vi chiedo scusa fin da ora, ma questo non sarà uno dei soliti video, non sarà uno di quei video scemi, non sarà un video divertente, non sarà un video fatto dalla Vergine alle orecchie e non sarà nemmeno un video che a me fa piacere fare, ma sento di dover dire certe cose. Come tutti saprete, questo è il mese del Gay Pride, o meglio l'Onda Pride, che è stato ribattezzato quest'anno Human Pride, insomma chiamatelo come volete, sempre Pride è. Accanto a questa manifestazione si stanno organizzando anche le contromanifestazioni che sono il Family Pride. Senza dilungarmi troppo, vi spiego un po' di cosa si tratta per chi non lo sapesse. Il Gay o Human Pride è una manifestazione che chiede diritti per le persone omosessuali, transgender, queer, eccetera eccetera. Il Family Pride invece è una contromanifestazione a difesa della famiglia naturale e tradizionale, ovvero quella eterosessuale composta da padre, madre e figli, che chiede invece che questi diritti non vengano concessi per tutelare la santità della famiglia stessa. Ora, io sono gay e non è un mistero, fin qui ci siamo. Sono naturalmente a favore del Gay Pride e del messaggio che vuole mandare, pur non essendo pienamente d'accordo con il modo in cui viene svolta questa manifestazione. Ma questa è un'altra storia che non c'entra niente con quello che voglio dire. Il Family Pride, invece, è una manifestazione che in cuor mio io non posso accettare. Non tanto perché va contro quella a cui parteciperò io, non credo in queste guerriglie urbane, ma perché è una manifestazione cattiva, crudele e senza fondamenta. E permettetemi di spiegarvi il mio pensiero, proprio come i family Priders, che loro si avvalgono della libertà di espressione. Allora, tolti tutti i discorsi sul fatto che le leggi, il matrimonio e tutto il resto che le persone LGBT chiedono non vanno a togliere niente a voi, invece voglio chiedervi una cosa: ma che cacchio ci guadagnate a difendere la famiglia naturale? Cioè, sul serio, che vuol dire difendere la famiglia naturale? Da cosa esattamente dovete difenderla? Dai gay? Non ve la vogliamo toccare. Ce ne vogliamo creare una nostra, non vogliamo prendere le vostre. Ne abbiamo già avuta una, siamo nati gay in una famiglia naturale, non è che siamo stati creati così al computer. Quindi a che serve difenderla da noi se siete proprio voi, i naturali, a generarci? E poi, esattamente, quale sarebbe la famiglia naturale? Quella composta da padre, madre e figli che vivono felici in un mulino cucinando croissant mentre parlano con le galline? Oppure la famiglia tradizionale è quella dove sono cresciuto io, dove il padre picchiava le figlie se gli mangiavano la pancetta o se nell'adolescenza si azzardavano ad avere un ragazzo, quella dove il padre picchiava, anzi non picchiava, schiavizzava e sottometteva la moglie, costringendola ai lavori in casa mentre lui andava a pesca e obbligandola a sfornare bambini che poi lui picchiava, urlandole qualunque cosa, altrimenti le lanciava contro tutto quello che gli capitava a tiro, al punto che non si poteva più dire niente davanti a lui per il terrore, per la paura che piantasse casini e cominciasse a urlare e lanciare cose contro mia madre, quella dove il padre imponeva alla moglie di servirgli i pasti, lavargli e stirargli il bucato mentre lui andava a giocare a biliardo con gli amici, quella dove la madre piangeva di nascosto e chiedeva i soldi alle zie perché non riusciva più non sapeva come tirare su 4 figli, mentre il marito sperperava tutto per comprarsi il computer e la batteria, la bicicletta da corsa, la macchina nuova, lo stereo high-tech. E quella dove la figlia di 19 anni viene mandata via di casa perché ha osato avere un ragazzo, obbligandola in questo modo a scegliere di sposarsi senza la loro approvazione e costringendola ad una vita di disagio, perché il Cristo nostro Signore non approva questi comportamenti. La famiglia naturale è quella che manda via anche il figlio di 19 anni perché è gay, quella dove il padre cerca di ammazzarlo
strangolandolo, picchiandolo con calci e pugni in faccia perché è frocio, e poi di nascosto deriderlo perché non è stato capace di difendersi come un vero uomo, considerando anche il fatto che lui era il doppio di me, che mi aveva appena tirato un pugno in piena faccia, messo un ginocchio sul petto e le mani alla gola. È proprio questa la famiglia naturale che volete tanto difendere davanti a Dio e allo Stato? Perché tutto quello che io ho vissuto e che vi ho appena raccontato deriva dalle vostre tradizioni, dai vostri naturali insegnamenti cristiani e conservatori. Questo è quello che provoca tutto quello che voi state cercando così disperatamente di difendere. La famiglia, quella vera, non è perfetta, non è una tradizione come l'albero di Natale e non può e non deve procurare questo tipo di sofferenze. La famiglia, dove puoi crescere circondato dall'amore, dal sostegno dei tuoi genitori, quella è una famiglia che va preservata, che va tutelata. I valori, il rispetto, l'amore non conoscono le differenze. Le persone creano le differenze, le persone possono fare la differenza. Quello che voi volete a tutti i costi difendere è l'odio, e la storia ha sempre insegnato che l'odio non vince mai. Io voglio poter essere libero di amare, di innamorarmi un giorno, di poter pensare di avere un futuro e un posto nel mondo e di poter avere una famiglia migliore con l'uomo che amerò, e per l'amor del cielo magari di avere dei figli che non saranno miei, perché lo so che non posso procreare, ed è la cosa che più mi fa soffrire, l'idea che nessuno potrà mai dirmi tuo figlio ti assomiglia tantissimo, o tuo figlio è tutto suo padre, ma non tu, quell'altro. Questo io non potrò mai averlo, e per un uomo o una donna è devastante, a prescindere dal fatto che sia gay o sia etero. Ma l'amore che io provo per l'idea del figlio che non potrò mai avere, ce l'ho, e lo posso donare ad un bambino che non avrà mai l'amore di un genitore, un bambino che voi famiglia tradizionale avete abbandonato. Quel bambino io potrò amarlo come se fosse mio, e lo vedremo crescere, dire le sue prime parole, lo vedremo camminare, cadere dalla bicicletta, per potergli poi insegnare a rialzarsi e a riprovare di nuovo dopo averlo abbracciato. Lo accompagneremo a scuola e lo sproneremo ad inseguire tutti i sogni che può sognare, e lo vedremo avere successo e lo vedremo fallire, lo vedremo innamorarsi e un giorno sposarsi con una persona che amerà tanto quanto io ho amato il suo papà, e lo accompagneremo tra le sue braccia e ci siederemo in disparte ormai vecchi e piangeremo rivedendo nel loro amore tutta la nostra vita appena trascorsa, e vizieremo i nipoti e litigheremo per tante cose, per poi fare la pace, perché nella nostra famiglia ci siamo sempre voluti così tanto bene che non potremo mai essere arrabbiati l'uno con l'altro per troppo tempo, e daremo la nostra vita per loro, come mi ha insegnato la mia mamma. Daremo la vita per i figli che voi non avete voluto, ma noi sì, per quei figli che voi non avete amato, ma che noi abbiamo amato. Io non ho avuto una vita facile e non ho una vita facile, e tanti come me non hanno avuto una vita facile, ma avrò una vita felice, e non permetterò a nessuno di voi di impedire a me o a qualcun altro di poterla avere. Ecco perché cosa sfiderò, e questo è il motivo per cui sfideremo tutti. Perciò, miei cari Family Priders, voi siete liberissimi di esprimere il vostro dissenso, siete liberi anche di non accettarmi, ma non di non rispettarmi. Non siete liberi di diffondere l'odio e di istigare alla violenza fisica e psicologica, e non siete liberi di limitare la felicità altrui. Quindi, che dirvi? Marcite nel vostro inferno insieme a tutta la vostra famiglia tradizionale. Peace and love.